non ci sono più le fiabe di una volta. Purtroppo o per fortuna, ancora non ho deciso, ma forse un po' tutti e due, sia un po' purtroppo che per fortuna. Quando ero piccola le fiabe che tutti noi conoscevamo erano, forse 5-6. Cenerentola, Cappuccetto Rosso, La Bella Addormentata nel bosco, Il gatto con gli stivali, ma ne vengono in mente altre. Comunque erano poche, diciamo, le favole che tutti conoscevamo, tutti i bambini e tutte le bambine. Già io quando mio figlio era piccolo, diciamo che non gli raccontavo tanto le fiabe, appunto tipo Cenerentola e Cappuccetto Rosso, perché mi sembravano datate, mi sembrava che avessero dei ruoli, presentassero dei ruoli molto stereotipati, per cui gli compravo libri che raccontavano altre storie, non quelle tradizionali, quelle che sono state raccolte dai fratelli Grimm, che sono quelle che diciamo sono le più diffuse in Europa, forse anche nel mondo, perlomeno le persone fino alla mia generazione. Oggi le fiabe sono diverse, lo stesso concetto di fiaba non so più bene come funzioni. Lo so di sicuro perché c'è un gioco che faccio spesso nelle mie classi, che è creare una matrice, quindi una tabella, ognuno mette cioè uno scrive in un pezzettino di carta, in un foglio, la sua fiaba preferita, e poi cerchiamo di mettere insieme le fiabe con le persone, quindi cercare di capire qual è la fiaba preferita di questa persona, perché dalle fiabe preferite si possono capire un sacco di cose. Ad esempio, non stupirà nessuna delle persone che mi conosce sapere che da bambina la mia fiaba preferita era Il gatto con gli stivali, che ha un personaggio che è molto particolare. Provando a fare questo gioco con ragazzi e ragazze molto giovani, mi sono resa conto che le fiabe che conoscevo io proprio non vengono registrate da loro. A malapena sanno raccontare le storie appunto di Cappuccetto Rosso e della Bella Addormentata nel bosco, che spesso conoscono solo perché sono state riadattate per il cinema o per la televisione. E quando chiedo, vabbè, mettete anche fiabe altre che conoscete voi, eccetera, mettono nomi di cartoni animati o di serie TV. Ora, non so se sia solo le ragazze e i ragazzi che seguo io in queste classi, oppure sia una cosa diffusa, però, appunto, non ci sono più le fiabe di una volta. Che significhi questo non lo so. Io ve la butto così, poi rifletteteci, e se vi viene in mente qualche riflessione interessante fatemelo sapere.